Lezione 1. Passeggiate in città. Ehi Anna, ho appena scoperto che la nostra città sta diventando più amichevole con marciapiedi e strisce pedonali ovunque. Ciao John, è bello sentirlo. Avere percorsi pedonali sicuri fa una grande differenza. Assolutamente. Incoraggia più persone a camminare invece di guidare. Esattamente. Inoltre, camminare è ottimo per la nostra salute. Hai camminato di più ultimamente? Sì, ce l'ho. Adoro esplorare diversi quartieri a piedi. È un'idea fantastica. Quali luoghi interessanti hai scoperto? Ho trovato un piccolo caffè affascinante nascosto in una strada tranquilla. Hanno dei dolci fantastici. Oh, adoro i dolci. Che tipo hai provato? Ho mangiato una focaccina ai mirtilli che era semplicemente deliziosa. Si abbinava perfettamente al mio caffè. Sembra delizioso. Anche a me piace provare nuovi caffè. Altre gemme nascoste? C'è una piccola libreria nelle vicinanze che ha un accogliente angolo lettura. È perfetto per gli amanti dei libri. Un'accogliente libreria sembra meravigliosa. Hanno una buona selezione di libri? Sì, hanno un mix di bestseller e classici. Ho trovato un romanzo che volevo leggere. È fantastico. Adoro perdermi in un buon libro. Pensi che dovremmo controllarlo insieme? Sicuramente. Potremmo prendere dei dolci e passare il pomeriggio a leggere. Sembra un piano perfetto. Possiamo persino condividere i nostri libri preferiti. Mi piacerebbe moltissimo. Che genere ti piace di solito? Sono un fan dei romanzi gialli. Mi tengono sempre con il fiato sospeso. I misteri sono elettrizzanti. Anch'io mi piace una bella storia d'avventura. Ottima scelta. Forse possiamo trovare un libro di misteri e avventure da leggere insieme. Sarebbe divertente. Presto dedichiamo una giornata all'esplorazione e al godimento della città. Lezione 2. Superare la paura del palcoscenico. Ehi Anna, stavo pensando a come le ricerche dimostrino che tenere un discorso può essere una cosa difficile. Ciao Giovanni, sono completamente d'accordo. Stare davanti a una grande folla può innervosire chiunque. Può davvero. Sento sempre il cuore battere all'impazzata solo a pensarci. Lo stesso qui. La pressione per ottenere buoni risultati può essere schiacciante. Cosa ti aiuta a calmare quei nervi? Cerco di praticare la respirazione profonda prima di salire sul palco. Mi aiuta davvero a concentrarmi. Questa è un'ottima tecnica. Trovo inoltre che prepararmi a fondo aumenti la mia fiducia. La preparazione è fondamentale. Hai un metodo specifico per organizzare i tuoi interventi? Mi piace creare prima uno schema, poi inserire i dettagli. Mi mantiene strutturato. Sembra efficace. Di solito uso delle schede per annotare i punti principali. Le schede sono utili. Sono ideali per una rapida consultazione senza dover leggere direttamente uno script. Esattamente. Rende il discorso più naturale e coinvolgente.
Hai mai usato ausili visivi? Sì, una volta ho usato una presentazione in PowerPoint e ha aiutato il pubblico a seguirla. Gli ausili visivi possono davvero migliorare una presentazione. Rendono le idee complesse più facili da capire. Sicuramente. Inoltre, mantengono l'attenzione del pubblico, il che è così importante. Ho sentito che stabilire un contatto visivo può anche aiutare a entrare in contatto con il pubblico. Assolutamente. Rende il discorso più personale e coinvolgente. Pratichi il contatto visivo. Ci provo, ma può essere difficile quando sono nervoso. Finisco per guardare i miei appunti. È comprensibile. Forse puoi esercitarti con gli amici prima del tuo prossimo discorso. È un'ottima idea. Un pubblico che mi sostiene potrebbe davvero aiutare ad aumentare la mia fiducia. Sì, e possono darti un feedback costruttivo per migliorare la tua consegna. Ho intenzione di configurarlo. È sempre meglio affrontare le paure con l'aiuto degli amici. Lezione 3. Elementi essenziali per l'escursionismo. Ehi Anna, sono entusiasta della nostra escursione questo fine settimana. Ciao John. Anch'io. Hai impacchettato tutto ciò di cui abbiamo bisogno? Ho il mio zaino pronto, ma sto ancora decidendo se portare della frutta. La frutta è un'ottima scelta. Sono rinfrescanti e forniscono energia. Cosa hai in mente? Stavo pensando di portare mele e banane. Sono facili da trasportare. Scelte eccellenti. Le mele sono croccanti e le banane sono ottime per una rapida energia. Esattamente. Dovremmo portare anche degli snack da trekking, come barrette di muesli? Sì, le barrette di muesli sono perfette. Sono nutrienti e facili da sgranocchiare mentre si cammina. Perfetto. Ne prenderò una scatola. Che ne dici delle bevande? Dovremmo assolutamente portare molta acqua per rimanere idratati. D'accordo. Quanta acqua pensi che dovremmo portare? Di solito miro a circa 2 litri a persona per un'escursione di un giorno. Sembra ragionevole. Mi assicurerò di imballare abbastanza per entrambi. Ottimo! È anche consigliabile portare un piccolo kit di pronto soccorso, per ogni evenienza. Buon punto. Cerotti e salviettine antisettiche possono tornare utili. Esattamente! Meglio essere preparati per eventuali piccoli graffi o vesciche. E non dimentichiamo la protezione solare. Non vogliamo scottarci durante la nostra avventura. Sicuramente! Un po' di crema solare fa molto per proteggere la nostra pelle. Farò una lista di controllo per assicurarci di non dimenticare nulla di importante. Questo è intelligente. Ci aiuterà a rimanere organizzati, soprattutto se abbiamo fretta. Non vedo l'ora. Escursioni, aria fresca e buona compagnia rendono la giornata perfetta. Assolutamente. Inoltre, è un modo meraviglioso per esplorare la natura e godersi il paesaggio.
Esattamente. Facciamo in modo che questo viaggio escursionistico sia indimenticabile. Lezione 4. Fitness Focus. Ehi Anna, ultimamente mi sono concentrato molto sul sollevamento pesi. Ciao John. Sembra interessante. Che esercizi hai fatto? Mi concentro principalmente su squat e stacchi. Sono ottimi per aumentare la forza. Sono scelte eccellenti. Gli squat sono fantastici per gambe e glutei. Esattamente. E gli stacchi fanno lavorare così tanti muscoli contemporaneamente, è gratificante. Posso immaginarlo. Hai notato cambiamenti nella tua forza? Sicuramente. Posso sollevare pesi più pesanti di quanto potessi fare qualche mese fa. È incredibile. Qual è la tua parte preferita del sollevamento pesi? Adoro il senso di realizzazione dopo un duro allenamento. Mi motiva. Capisco quella sensazione. Ti sei prefissato degli obiettivi specifici. Sì. Ho intenzione di aumentare il mio peso tozzo di 10 libbre questo mese. Questo è un obiettivo solido. Come pensate di raggiungerlo? Sto incorporando più giorni di riposo e mi concentro sulla mia forma. Approccio intelligente. La forma corretta è fondamentale per prevenire lesioni. Assolutamente. Ho imparato che mantenere una buona forma è più importante che sollevare pesi. Questo è vero. Stai seguendo una routine di allenamento specifica. Sì, utilizzo un programma che include un mix di allenamento della forza e cardio. Sembra equilibrato. Il cardio è essenziale anche per la forma fisica generale. Di sicuro. Aiuta con la resistenza e mantiene il mio cuore sano. Ti piacciono le attività cardio in particolare? Mi piace correre, soprattutto all'aperto. È rinfrescante e mi schiarisce la mente. Correre è fantastico. Ascolti musica o podcast mentre corri? Di solito ascolto musica. Mi mantiene pieno di energia e motivato. Ottima scelta. La musica può davvero stabilire il ritmo per un buon allenamento. Esattamente. Che mi dici di te? Qual è il tuo modo preferito per rimanere attivo? Mi piace lo yoga. Aiuta con la flessibilità e il relax dopo una lunga giornata. Meraviglioso. Lo yoga è ottimo per il recupero, specialmente con il sollevamento pesi. Sì, completa perfettamente l'allenamento della forza. Dovremmo provare ad allenarci insieme qualche volta. Mi piacerebbe moltissimo. Mescolare le nostre routine potrebbe essere divertente e utile per entrambi. Lezione 5. Rompere le barriere nello sport. Ehi Anna, stavo leggendo di Babe di Dixon e del suo impatto sulle donne nello sport. Ciao John. Era una vera pioniera. Sapevi che eccelleva in diversi sport? Sì. Non era solo una grande golfista, ma anche un eccezionale atleta di atletica leggera.
È impressionante. È incredibile come abbia infranto gli atteggiamenti convenzionali nei confronti delle donne nello sport. Esattamente. Il suo successo negli anni 30 sfidò le norme della cultura nordamericana. È affascinante come abbia aperto la strada alle future atlete. Pensa che gli atteggiamenti siano cambiati da allora? Sicuramente. La partecipazione delle donne allo sport è cresciuta enormemente, ma esistono ancora delle sfide. Questo è vero. Mentre sempre più donne competono, c'è ancora una lotta per la parità di riconoscimento e sostegno. Giusto. Ad esempio, il divario retributivo negli sport professionistici è ancora un problema significativo. Sì, è deludente vedere che ancora oggi le atlete guadagnano spesso meno delle loro controparti maschili. I risultati di Babe di Dixon evidenziano la necessità di continui progressi nell'uguaglianza di genere nello sport. Assolutamente. La sua eredità ispira molte ragazze a dedicarsi allo sport senza limitazioni. Sono d'accordo. Modelli come lei sono fondamentali per incoraggiare la prossima generazione. Quali sport pensi stiano diventando più popolari per le donne oggi? Sport come il calcio e il basket hanno guadagnato molta popolarità, soprattutto con le competizioni internazionali. Sì, il calcio femminile ha visto una crescita incredibile, soprattutto dopo il successo delle nazionali. E la visibilità delle atlete nei media è aumentata, il che aiuta a ispirare una maggiore partecipazione. Sicuramente. La rappresentanza è importante e vedere le donne avere successo può motivare altre a partecipare. Hai mai praticato sport tu stesso? Sì, giocavo a calcio al liceo. È stata un'esperienza fantastica. È fantastico. Praticare sport di squadra può insegnare preziose lezioni sul lavoro di squadra e sulla perseveranza. Esattamente. Ho imparato molto sulla disciplina e sul lavoro per raggiungere un obiettivo comune. Queste abilità sono preziose in tutti gli aspetti della vita, non solo nello sport. Verissimo. Lo sport può essere un potente strumento per la crescita personale e per aumentare la fiducia in se stessi. È bello vedere fino a che punto siamo arrivati, ma c'è ancora molto lavoro da fare per promuovere l'uguaglianza. Lezione 6. Come risolvere i problemi di privacy? Ehi Anna, stavo pensando a come la tecnologia influisce sulla nostra privacy. Ciao John. Sembra utile discuterne. Quali sono le tue principali preoccupazioni? Una delle principali preoccupazioni è il modo in cui i dati personali vengono raccolti e utilizzati a nostra insaputa. Sono d'accordo. Sembra che le aziende monitorino sempre il nostro comportamento online. Esattamente. Mi rende riluttante a condividere qualcosa di personale sui social media. Lo stesso qui. Mi chiedo spesso chi ha accesso alle mie informazioni e come vengono utilizzate. La privacy è sicuramente una grande preoccupazione, soprattutto con l'aumento delle violazioni dei dati. Sì, proprio l'anno scorso ci sono state così tante fughe di dati di alto profilo. È allarmante. Lo è davvero. Hai adottato misure per proteggere la tua privacy online?
Ho iniziato a utilizzare l'autenticazione a 2 fattori per i miei account. Aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. È una mossa intelligente. Cerco anche di utilizzare password complesse e univoche per siti diversi. Buona idea! I gestori di password possono aiutarti in questo, quindi non devi ricordarli tutti. Ho pensato di usarne uno. Sembra conveniente, soprattutto con così tanti account di questi tempi. Sicuramente. Ed è fondamentale rivedere regolarmente le impostazioni sulla privacy sulle piattaforme di social media. D'accordo. Spesso non ci rendiamo conto della quantità di informazioni che condividiamo per impostazione predefinita. Esattamente. È sorprendente quante app richiedano l'accesso alla nostra posizione e ai nostri contatti. Questa è una bandiera rossa per me. Concedo le autorizzazioni solo se mi fido assolutamente dell'app. Scelta intelligente. E le tue abitudini di navigazione? Usi la modalità di navigazione in incognito? Di tanto in tanto. Aiuta a minimizzare il tracciamento, ma so che non è infallibile. Giusto. Preferisco usare un browser con funzionalità di privacy integrate, come il blocco dei tracker. Questa è una buona strategia. È importante rimanere informati sugli strumenti e le opzioni per la privacy. Assolutamente. La conoscenza è potere quando si tratta di proteggere le nostre informazioni. Mi sento più autorizzata a discutere di questi problemi. È essenziale rimanere vigili. Sì, continuiamo a condividere suggerimenti e risorse per mantenere intatta la nostra privacy. Sicuramente. Insieme possiamo navigare nel mondo digitale in modo più sicuro. Lezione 7. Aspirazioni future. Ehi Anna, non posso credere che ci diplomeremo presto. Ciao John. È un traguardo così significativo, vero? Assolutamente. Sembra che proprio ieri stessimo iniziando il nostro primo semestre. Il tempo vola davvero. Quale pensi sia stato il tuo più grande successo in questo periodo? Direi che il mio più grande successo è stato superare la mia paura di parlare in pubblico. È impressionante. Parlare in pubblico è un'abilità preziosa. Come sei riuscito a migliorare? Sono entrato in un club dove mi esercitavo a parlare regolarmente. Mi ha aiutato a rafforzare la mia fiducia. È un'ottima strategia. Vorrei aver fatto qualcosa del genere. Anche tu hai fatto un sacco di cose incredibili. Quale consideri il tuo risultato più grande? Penso che completare il mio progetto di tesi sia stato un grande risultato per me. Questo è un grosso problema. Su cosa parlava la tua tesi? Si è concentrato sull'impatto dei social media sull'impegno dei giovani in politica. Argomento molto pertinente. Hai trovato risultati sorprendenti durante la tua ricerca? Sì, ho scoperto che molti giovani si sentono più in grado di esprimere le proprie opinioni online. È incoraggiante. Mostra come la tecnologia può favorire il coinvolgimento. Esattamente. Allora, quali sono i tuoi piani dopo la laurea?
Sto pensando di perseguire un lavoro nel marketing. Voglio applicare ciò che ho imparato. Sembra eccitante. Il marketing è un campo così dinamico. Sono d'accordo. Che mi dici di te? Hai dei piani per dopo la laurea? Sto pensando di iscrivermi alla scuola di specializzazione per studiare politiche pubbliche. È fantastico. Il tuo interesse per le questioni sociali ti sarà utile in quel campo. Grazie. Spero di fare la differenza nella nostra comunità attraverso la definizione delle politiche. Questa è una nobile aspirazione. È essenziale avere persone appassionate come te. Abbiamo tutti i nostri percorsi da seguire. Sono sicuro che avremo entrambi un futuro di successo. Sicuramente. Continuiamo a sostenerci a vicenda mentre intraprendiamo questi nuovi viaggi. Lezione 8. Il potere dei piccoli obiettivi. Ehi Anna, stavo pensando a come fissare piccoli obiettivi mi aiuti davvero a rimanere motivata. Ciao John. Sembra interessante. Come si fa a fissare questi obiettivi? Di solito suddivido le attività più grandi in parti più piccole e gestibili. Sembra meno opprimente. Questo è un approccio intelligente. Hai qualche esempio di piccoli obiettivi che ti sei prefissato di recente? Sì. Volevo leggere un capitolo di un libro ogni settimana e mi sono attenuto. È fantastico! Premiarsi dopo aver raggiunto questi obiettivi deve essere soddisfacente. Esattamente. Mi concedo un buon caffè o un piccolo dessert dopo aver finito un capitolo. Che modo divertente per celebrare i tuoi progressi. Anche a me piace l'idea di premiare me stesso. Rende piacevole l'intero processo. Che tipo di obiettivi ti prefiggi di solito? Mi concentro spesso sugli obiettivi di fitness. Ad esempio, cerco di allenarmi 3 volte a settimana. Bello. È un obiettivo salutare. Come ti mantieni responsabile? Tengo un diario di allenamento per tenere traccia dei miei progressi. Scriverlo mi aiuta a rimanere impegnato. Questa è un'ottima strategia. Ti ricompensi anche per aver raggiunto i tuoi traguardi di fitness? Sì, dopo aver completato un mese di allenamenti, mi concedo nuovi attrezzi da allenamento. È una motivazione perfetta. Una nuova attrezzatura può rendere l'allenamento ancora più emozionante. Assolutamente. Inoltre, è un bel modo per rinfrescare la mia motivazione quando inizia a diminuire. Capisco perfettamente. A volte, un piccolo cambiamento può riaccendere il nostro entusiasmo. Esattamente. Hai pensato a qualche nuovo piccolo obiettivo per il prossimo mese? Sto pensando di imparare una nuova ricetta ogni settimana. Cucinare può essere così gratificante. Sembra delizioso. Che tipo di ricette ti interessa provare? Voglio esplorare diverse cucine, a cominciare dai piatti italiani. Gnam! Il cibo italiano è incredibile. Hai in mente un piatto specifico? Mi piacerebbe provare a fare la pasta fatta in casa.
Sembra impegnativo ma divertente. È ambizioso. Sono sicuro che apprezzerai il processo. Cucinare può essere molto terapeutico. Può davvero. Trovo rilassante concentrarmi sulla creazione di qualcosa di delizioso. Inoltre, dopo potrai goderti i frutti del tuo lavoro. Esattamente. Condividere un pasto con gli amici lo rende ancora migliore. Così vero. Il cibo unisce le persone e cucinare è un modo fantastico per creare legami. Organizziamo presto una serata culinaria. Possiamo fissare l'obiettivo di imparare un nuovo piatto insieme. Lezione 9. Comprendere le prenotazioni. Ehi Anna, stavo leggendo delle riserve dei nativi americani e del loro impatto sugli stili di vita tradizionali. Ciao John. Questo è un argomento affascinante. Cosa hai scoperto sulle prenotazioni? Beh, ho scoperto che le riserve sono aree destinate ai nativi americani, ma spesso devono affrontare molte sfide. Sì, è vero. Molti nativi americani non possono più praticare il loro stile di vita tradizionale a causa delle restrizioni. Esattamente. È triste vedere culture che lottano per mantenere la propria eredità nei tempi moderni. Pensi che ci siano modi per aiutare queste comunità a preservare le loro tradizioni? Credo di sì. Un modo è promuovere la consapevolezza e l'educazione sulla loro storia e cultura. Assolutamente. Comprendere le loro difficoltà può favorire il rispetto e l'apprezzamento per le loro tradizioni. Hai mai visitato una prenotazione o partecipato a qualche evento culturale? Ho partecipato a un PAU una volta ed è stata un'esperienza incredibile. La danza e la musica erano così vivaci. Sembra incredibile. I powwow sono ottime opportunità per vivere in prima persona la cultura nativa. Sì, ho imparato molto sul significato delle danze e sulle storie dietro di esse. È impressionante quanto significato e storia possano essere trasmessi attraverso la danza. Sicuramente. È un bel modo per le comunità di riunirsi e celebrare la propria identità. Ho letto che molte riserve si concentrano anche sulla rivitalizzazione delle loro lingue. Sì, la lingua è una parte essenziale della cultura. Gli sforzi di rivitalizzazione sono cruciali per le generazioni future. È stimolante vedere le comunità lavorare per recuperare il proprio patrimonio. Cosa possiamo fare per aiutare? Sostenere le aziende e le organizzazioni di proprietà dei nativi è un ottimo inizio. Li aiuta a prosperare economicamente. Questo è un approccio pratico. Inoltre, incoraggia una comprensione più profonda delle loro culture. Esattamente. Partecipare a eventi, acquistare opere d'arte e conoscere la loro storia può fare la differenza. È essenziale riconoscere la loro resilienza e le sfide che devono affrontare. Sì, ogni piccolo sforzo è importante per promuovere il rispetto e l'uguaglianza. Spero che più persone si rendano conto di questi problemi e agiscano per sostenere le comunità native. Lezione 10. Obiettivi raggiungibili.
Ehi Anna, stavo pensando a come fissare obiettivi raggiungibili mi aiuti davvero a rimanere concentrata. Ciao John, questa è una grande intuizione. Che tipo di obiettivi ti sei prefissato di recente? Ho iniziato con quelli semplici, come allenarmi per 20 minuti al giorno. Sembra fattibile. È un inizio fantastico. Come ti sta andando? Sorprendentemente bene. Solo un breve allenamento ogni giorno mi fa sentire realizzato. È fantastico. Celebrare piccole vittorie può davvero aumentare la motivazione. Esattamente. Mi ricompenso anche con uno spuntino salutare dopo ogni allenamento. È un'idea intelligente. Cos'altro posso fare per rimanere motivato a raggiungere i miei obiettivi? Potresti provare a scrivere i tuoi obiettivi. Li fa sentire più tangibili e reali. Questo è un buon suggerimento. Spesso dimentico i miei obiettivi se non li scrivo. Sì. Inoltre, puoi monitorare i tuoi progressi, il che è davvero incoraggiante. Mi piace. Hai mai pensato di condividere i tuoi obiettivi con gli amici per rendertene conto? Ce l'ho. La condivisione degli obiettivi può creare un sistema di supporto e ti fa sentire più impegnato. Esattamente. È bello avere qualcuno che ti incoraggi lungo la strada. E se hai difficoltà, i tuoi amici possono offrire consigli e incoraggiamento. Vero. Quali altri metodi utilizzi per rimanere in linea con i tuoi obiettivi? Ho impostato dei promemoria sul mio telefono per mantenermi concentrato e controllare i miei progressi. Sembra utile. Dovrei provarlo. Spesso dimentico i compiti senza promemoria. È un punto di svolta. Inoltre, non esitate a modificare i vostri obiettivi se vi sembrano troppo impegnativi. Buon punto. La flessibilità può rendere più facile rimanere motivati. Assolutamente. È importante trovare ciò che funziona meglio per te. Lezione 11. Scelte alberghiere. Ehi Anna, ho programmato un viaggio e sto pensando a dove alloggiare. Ciao John. Sembra eccitante. Che tipo di hotel preferisci di solito? Di solito preferisco soggiornare in hotel di fascia media per comodità e comfort. Questo ha senso. Gli hotel di fascia media offrono spesso un buon equilibrio tra servizi e prezzi. Esattamente. Inoltre, di solito si trovano in zone comode vicino alle attrazioni. Hai trovato qualche hotel specifico che stai considerando per il tuo viaggio? Sì, ne ho esaminati alcuni che hanno ottime recensioni per pulizia e servizio. È sempre un buon segno. Quali servizi cerchi in un hotel? Apprezzo la connessione Wi-Fi gratuita e una colazione decente. Dà il tono alla giornata. Sicuramente. Una buona colazione può davvero darti l'energia per esplorare. Giusto? Mi piace anche avere una palestra a disposizione, così posso tenere il passo con i miei allenamenti. È una scelta intelligente. È bello mantenere la routine mentre si viaggia.
Esattamente. E a volte, è rinfrescante prendersi una pausa dalle visite turistiche e rilassarsi. Vero? Hai mai pensato di soggiornare in boutique hotel per un'esperienza unica? Lo faccio. Gli hotel boutique hanno spesso un arredamento e un carattere interessanti e divertenti da esplorare. Inoltre, puoi spesso conoscere la cultura locale attraverso il loro design e i loro servizi. Sì. Aggiunge un tocco speciale al tuo soggiorno. Hai un'esperienza alberghiera preferita? Una volta ho soggiornato in un incantevole bed and breakfast in una città costiera. L'ospitalità è stata eccezionale. Sembra adorabile. Soggiornare in un posto accogliente come quello può farti sentire come a casa lontano da casa. Assolutamente. Il tocco personalizzato fa una grande differenza nell'esperienza complessiva. Sono d'accordo. Che ne dite degli hotel economici? Hai mai soggiornato in quelli? Di tanto in tanto, se viaggio con un budget limitato, possono essere abbastanza semplici ma funzionali. Questo è vero. A volte hai solo bisogno di un posto pulito dove dormire e niente di più. Esattamente. Si tratta di dare priorità a ciò che è importante per ogni viaggio. Ben detto. In definitiva, dipende dallo scopo del viaggio e dalle preferenze personali. Sicuramente. Sono curioso di conoscere le tue avventure di viaggio una volta tornati. Di sicuro. Condividerò tutti i dettagli, inclusa l'esperienza in hotel. Lezione 12. Baking Adventures. Ehi Anna, ho intenzione di cuocere del pane questo fine settimana e sono così eccitata. Ciao John. Sembra un progetto divertente. Che tipo di pane stai preparando? Sto pensando di fare una classica pagnotta fatta in casa. Avremo anche bisogno di farina, lievito, olio d'oliva e sale per l'impasto. Ottima scelta. Il pane fresco è sempre un successo. Hai in mente una ricetta specifica? Sì, ho trovato online una ricetta semplice che sembra facile da seguire. Hai mai sfornato del pane prima? Ce l'ho. La prima volta che ho sfornato il pane è risultato un po' denso, ma comunque delizioso. Questo è lo spirito. Anche se non è perfetto, lo sforzo ne vale la pena. Esattamente. Inoltre, l'odore del pane cotto riempie la casa di calore. Assolutamente. Non vedo l'ora di godermi quell'aroma. Hai qualche consiglio per un pasticcere principiante? Un consiglio è assicurarsi che l'acqua per il lievito sia alla giusta temperatura. Troppo calda può ucciderlo. Questo è un punto cruciale. Non ci avrei mai pensato. Inoltre, non affrettate il tempo di lievitazione. La pazienza è la chiave per un pane soffice. Buono a sapersi. Farò in modo di dargli abbastanza tempo per lievitare. Cosa servirai con il pane una volta cotto? Ho intenzione di preparare una deliziosa salsa all'olio d'oliva con erbe aromatiche. Si abbina perfettamente al pane fresco. Sembra delizioso. Adoro immergere il pane nell'olio d'oliva aromatizzato.
Anch'io. Aggiunge un tocco così bello. Ci sono altri condimenti che mi consigliate? Potresti provare il burro all'aglio o anche un mix di aceto balsamico e olio per un sapore piccante. Sembrano incredibili. Dovrò sperimentare diversi gusti. Sicuramente. La pasticceria è tutta una questione di creatività. Puoi provare ad aggiungere erbe o persino formaggio all'impasto. È un'idea fantastica. Potrei fare un pane alle erbe per aggiungere sapore in più. Lezione 13. Budget di viaggio. Ehi Anna, sto programmando il mio viaggio e sto cercando di calcolare il mio budget. Ciao John. È eccitante. Hai una stima approssimativa di quanto ti servirà? Stimo circa $3.000 per l'intero viaggio. Sembra ragionevole. Cosa coprirà per te? Dovrebbe coprire voli, alloggi, cibo e alcune attività. Hai già esaminato i voli? Possono davvero variare di prezzo. Sì, ho trovato alcune offerte, ma aspetto di vedere se i prezzi scendono ulteriormente. Mossa intelligente. La flessibilità può farti risparmiare un sacco di soldi sui voli. Esattamente. Sto anche valutando la possibilità di soggiornare in ostelli per risparmiare sull'alloggio. È un'ottima idea. Gli ostelli possono essere anche un modo divertente per incontrare altri viaggiatori. Giusto? Inoltre, posso usare i soldi extra per le esperienze invece che solo per l'alloggio. Che tipo di esperienze speri di vivere durante il tuo viaggio? Mi piacerebbe esplorare la cucina locale e magari seguire un corso di cucina. Sembra un piano delizioso. Imparare a cucinare piatti locali può essere davvero gratificante. Lo penso anch'io. E le attività? Pensi che dovrei preventivare i tour? Sicuramente. I tour possono migliorare la tua esperienza, soprattutto se forniscono approfondimenti sulla cultura locale. Buon punto. Allora destinerò parte del mio budget per le visite guidate. Hai pensato all'assicurazione di viaggio? È un investimento saggio per la massima tranquillità. Non l'ho ancora fatto, ma lo esaminerò. Meglio prevenire che curare. Esattamente. È un piccolo prezzo da pagare per una potenziale sicurezza durante il viaggio. Mi assicurerò di includerlo nel mio budget. Qualche altro consiglio per risparmiare denaro durante il viaggio? Potresti provare a utilizzare i mezzi pubblici anziché i taxi. Spesso è molto più economico. Ottima idea. Adoro vivere una città come una persona del posto. Lezione 14. Condivisione equa. Ehi Anna, stavo pensando al nostro progetto e a come dovremmo gestire la condivisione dei compiti. Ciao John. Questo è un ottimo argomento. Che tipo di accordo di condivisione hai in mente? Penso che una divisione dei compiti basata sui punti di forza di ogni persona sembri giusta. Sono d'accordo. In questo modo possiamo massimizzare la nostra efficienza e sfruttare al massimo le nostre competenze. Esattamente.
Ad esempio, sono bravo con la ricerca, quindi potrei occuparmi di quella parte. Perfetto! E mi piace scrivere, così posso redigere il rapporto una volta che avremo tutte le informazioni. Sembra un piano solido. Che mi dici della presentazione? Chi dovrebbe occuparsene? Sarei lieto di occuparmi della presentazione. Mi piace parlare davanti a gruppi. Ottimo. Ha senso che qualcuno entusiasta di presentare assuma quel ruolo. Grazie. Mi assicurerò di esercitarmi a fondo in modo da poter stupire tutti. Se collaboriamo in modo efficace, credo che possiamo creare una presentazione convincente. Assolutamente. Dovremmo anche prendere in considerazione una tempistica per ogni attività per tenerci aggiornati. È un'idea saggia. La definizione delle scadenze aiuta a mantenere la responsabilità. Sì, e possiamo fare il check-in regolarmente per vedere come sta progredendo ognuno di noi. Buon punto. Gli aggiornamenti regolari possono aiutarci ad adattarci se rimaniamo indietro. Esattamente. La comunicazione è fondamentale per garantire un processo senza intoppi. Sento che questo accordo si preannuncia piuttosto efficace. Lo fa. Inoltre, assicuriamoci di celebrare i nostri traguardi lungo il percorso. Questo è importante. Un po' di festa può sollevare il morale e mantenerci motivati. Giusto. Forse potremmo farci una piccola sorpresa dopo aver completato ogni traguardo importante. Adoro quell'idea. Ci dà qualcosa da aspettarci mentre lavoriamo. Sicuramente. Inoltre, è un modo divertente per riconoscere il nostro duro lavoro insieme. Sono contenta che siamo d'accordo su questo accordo. Sembra giusto ed equilibrato.